Oggi vi faccio vedere come preparare Mapo Tofu vegano. Mapo Tofu è un piatto di tofu amatissimo e popolarissimo in Giappone. È ispirato dal Mapo Tofu della regione di Sichuan in Cina. Ho già pubblicato 2 diverse videoricette di Mapo Tofu, ma con il macinato di carne di maiale, e questa volta Mapo Tofu in versione vegano. Gli ingredienti sono il tofu fresco, cotonato, morbido, i funghi shiitake freschi, la fecola di patate, l'olio vegetale, l'olio di sesamo, l'olio piccante Rayu, il tochi che è la soia nera fermentata e essiccata, il豆板醤che è la salsa piccante e sapida a base di fave fermentate, il miso, la salsa di soia, il tritato di zenzero, il tritato di aglio e il pepe del Sichuan macinato. Questa è la ricetta da 3 o 4 porzioni. Abbiamo 80 g di cipollotti freschi. Dopo averli lavati, eliminiamo le radici e prepariamo circa 20 g di cipollotti tagliati sottili in diagonale. Se sono larghi li tagliamo a metà. Questi sono quelli che mettiamo alla fine, quindi è meglio se sono fini e corti. Li tagliamo in diagonale perché vengono più belli da vedere. E il resto dei cipollotti prepariamo tritato. Se incidete prima col coltello, come sull'immagine, e tagliando sottile, viene comodamente il tritato. Invece, verso la fine, li tritiamo in questo modo e lo mettiamo da parte. Abbiamo 130 g di funghi shiitake freschi. Utilizzando la carta assorbente eliminiamo eventuali residui. Separiamo il gambo dal cappello e eliminiamo l'estremità del gambo e li tagliamo a cubetti di circa mezzo centimetro. Abbiamo 540 g di tofu fresco cotonato morbido. Scegliere il tofu giusto è una cosa più importante della questa ricetta. Anzitutto il tofu è un alimento millenario di origine cinese ottenuto dalla cagliatura del latte di soia. E uno dei suoi particolari è la sua morbidezza, ma purtroppo il tofu che si trova nei supermercati occidentali spesso sembra un mattoncino di gomma al confronto, perché viene usato più come sostituto della carne e non essendo ancora un alimento così popolare in paesi occidentali, lo producono in modo che possa durare di più, quindi meno acqua. Ma anche in mercato occidentale esiste il tofu morbido a lunga conservazione realizzato dall'azienda giapponese che si chiama Morinaga. E ci sono 3 tipi di morbidezza. Quello che è scritto soft è il tofu vellutato. Quello che è scritto extra firm vuol dire duro e compatto, ma comunque è morbido al confronto al tofu occidentale. E per fare Mapo Tofu vi consiglio di scegliere quello che è scritto firm. Vuol dire duro, ma fra morbidezza del tofu giapponese è morbido comunque, non è mai duro e ha giusta consistenza per un Mapo Tofu. Potete comprarlo online facendo una ricerca scrivendo il tofu Morinaga.
Altrimenti, se avrete la possibilità di andare al negozio di alimentari orientali gestiti dai signori cinesi in zona frigo, spesso si può trovarlo e di solito prendo una confezione e c'è il tofu cotonato immerso nell'acqua e senza acqua pesa circa 1 chilo e per ricetta di oggi lo uso a metà, quindi circa 500 grammi e lo tagliamo in modo da creare i cubi di circa 2 centimetri. Abbiamo 20 grammi di touci. In Giappone viene chiamato touci, ma a livello internazionale forse più viene chiamato douci. La soia nera fermentata e salata ha un intenso sapore umami e dà profondità al piatto. Io ho preso in un negozio di alimentari orientali gestiti dai signori cinesi, ma sarà difficile da trovare online. Ma si può trovare una salsa a base di questa soia nera. Trittiamo finemente touci. Nella ciotolina mettiamo 2 cucchiai e mezzo di fecola di patate. E mettiamo stessa quantità d'acqua. Mescoliamo bene se anche dopo dobbiamo rimescolare. Prepariamo una padella wok capiente. Questa che vedete ha un diametro 28 cm, alta 7 cm. E mettiamo un cucchiaio di olio vegetale e un cucchiaio di olio di sesamo. Accendiamo il fuoco al medio-basso. Mettiamo 10 grammi di zenzero tritato e 7 grammi di aglio tritato. Mescoliamo un po'. Quando cominciamo a sentire buon profumo di aglio e zenzero, aggiungiamo metà dei cipollotti tritati. Cuociamo circa per 1 minuto mescolando. Dopodiché aggiungiamo i funghi shiitake. Alziamo il fuoco al medio alto. Mescoliamo tutto insieme e cuociamo finché i funghi shiitake non avranno una rosolatura leggera. Aggiungiamo il toci tritato, 30 grammi di miso e 40 grammi di豆板醤, la salsa piccante e sapida a base di fave fermentate. In realtà, di preciso, questa non è豆板醤, ma quando lo stavo cercando in un negozio di alimentari orientali, signor cinese mi ha indicato questa salsa, solo che invece di a base di fave fermentate è stata fatta con la soia fermentata ed è molto simile il gusto, quindi potete usare anche questa salsa. E esiste anche in versione senza peperoncino per chi non piace piccante. Per poter prendere di sicuro豆板醤, fate il screenshot questo carattere e mostrate ai signori cinesi. Invece in giapponese si scrive così. Altrimenti si può trovare anche online facendo una ricerca. Tornando alla immagine, mettiamo 40 grammi di豆板醤. Riaccendiamo il fuoco a medio alto e mescoliamo bene tutto insieme per 1 o 2 minuti. Aggiungiamo 400 ml d'acqua e alziamo il fuoco al massimo. Mescoliamo un po'. E quando la zuppa si è scaldata, spegniamo il fuoco momentaneamente.
Sulla sinistra vedete che c'è una pentola con acqua bollente. Mettiamo una certa quantità di sale fino in modo da farla diventare una sapidità giusta da poter quasi bere, quindi non troppo salata. Mettete il sale un po' alla volta e assaggiate. Mettiamo il tofu nell'acqua calda. Lessiamo il tofu per evitare che diventi acquoso e mantenere il suo sapore ricco e anche per evitare che si sfaldi durante la cottura nella salsa e migliorarne la consistenza. Inoltre scalda l'interno del tofu consentendo al sapore di penetrare più facilmente. Quando il tofu comincia a ballare salendo sulla superficie dell'acqua, riaccendiamo il fuoco della padella wok al massimo. Tiriamo su il tofu con la schiumarola e sgocciolando l'acqua lo mettiamo nella pentola wok. Vedete quanto morbido e adorabile questo tofu. Quando la salsa si è scaldata, abbassiamo il fuoco al medio o al medio-basso e mescoliamo dolcemente con la spatola di silicone oppure utilizzando il dorso di un mestolo in silicone per poter mantenere la forma di questo tofu fantasticamente morbido e lo cuociamo per 2 minuti. Dopodiché aggiungiamo 10 g di salsa di soia e un'altra metà dei cipollotti tritati. Mescoliamo sempre dolcissimamente e cuociamo i cipollotti tritati per 30 secondi. Spegniamo il fuoco momentaneamente e rimescoliamo bene la fecola di patate e l'acqua. E aggiungiamo questo liquido un po' alla volta, mescolando di continuo la salsa. Quando ho fatto prova di questa ricetta, mi piaceva questa quantità della fecola di patate e l'acqua. Ma questa volta non ho usato tutto questo liquido, quindi potete considerare 2 cucchiai di fecola di patate più stessa quantità d'acqua. Altrimenti siete liberi di addensarla di più. Dopo aver mescolato bene, riaccendiamo il fuoco al medio-alto e cuociamo per 1 o 2 minuti per addensarla bene. Aggiungiamo circa mezzo cucchiaino di pepe dello Sichuan tostato e macinato. È il pepe che ha un profumo affascinante, pungente, ma stesso tempo molto elegante e ha leggero profumo dei agrumi. Si può trovarlo sia in un negozio di alimentari orientali che online facendo una ricerca. E versiamo 1 cucchiaio e mezzo di olio piccante giapponese Ryu lungo i bordi della padella e alziamo il fuoco al massimo. Alla fine aggiungiamo i cipollotti parte verde tagliati sottili in diagonale. Ecco il nostro Mapo Tofu vegano è pronto! Ho fatto diverse prove prima, ma sempre mancava qualcosa e sono contentissima di poter pubblicare finalmente la videoricetta di Mapo Tofu vegano che ha un gusto soddisfacente e accattivante, soprattutto buonissimo. Quanto Mapo Tofu classico con il macinato di carne di maiale e ci tenevo tantissimo che anche chi è vegetariano o vegano possa godere la bontà spaziale di questo piatto che è secondo me uno dei piatti più buoni che esista. Per poter dare una rotondità al gusto, la metà quantità del tritato dei cipollotti si può sostituire con il tritato delle cipolle.
E al posto dei funghi shiitake saranno buoni anche i funghi champignon o i funghi cardoncelli. Invece vi sconsiglio di usare i funghi shiitake essiccati che diventavano troppo invadenti, ma una quantità moderata mescolando con gli altri funghi freschi può dare una profondità al piatto. Questo è un esempio di un pasto completo anche a livello nutrizionale. Alla destra potete vedere una ciotola di zuppa di miso con i broccoli e rappa daikon e alla sinistra c'è l'anima della cucina giapponese, cioè una ciotola di riso bianco. E il protagonista è l'irresistibile Mapo Tofu vegano. Vi faccio vedere come si mangia. Itadakimasu. Prima vorrei assaporare questa zuppa di miso. Ho già pubblicato diverse video ricette di zuppa di miso e tutti i link lascerò nella descrizione. Ho fatto anche diversi video del riso, il riso bianco classico, il sinonimo del carattere del riso e la sua filosofia, il cuociriso, il riso integrale, il riso con 5 cereali. Anche i loro link li lascio nella descrizione. Tornando alla immagine, con un cucchiaio prendiamo questo Mapo Tofu favoloso sul riso. E mangiamo insieme, godendo al massimo questo momento. È davvero squisito. Il soffritto di aglio, zenzero, cipollotti sicuramente sta dando un sapore profondo insieme a forte sapore di umami di prodotti fermentati come豆板醤, touchi e il miso. La piccantezza del peperoncino fermentato che c'è nella salsa豆板醤insieme all'olio piccante giapponese Rayu fatto in casa, il sapore e profumo irresistibili del pepe del Sichuan ci fanno innamorare il mondo del sapore piccante, ma è tipo di piccantezza che ha una base di grandissimo umami e questo piatto ci fa volare immediatamente alla regione del Sichuan della Cina e anche al Giappone, che è un paese che è innamorato perdutamente di questo piatto e ha sviluppato sia rispettando la ricetta originale che modificandola per adattare al palato giapponese. Chi è amante dell'olio piccante consiglio fortemente di preparare il Rayu. È un olio piccante profumatissimo e buonissimo per i gyoza, il Mapo Tofu e alcuni tipi di ramen. Anche il suo link lascio nella descrizione. Il sapore e la consistenza carnosa dei funghi shiitake sono soddisfacenti e naturalmente il più grande protagonista è il tofu fresco cotonato morbidissimo. La sua consistenza è pura coccola. Ogni boccone insieme al riso bianco ci regala un altissimo livello di felicità e fa svegliare il nostro palato con la gioia. E si sente bene sia buonissimo sapore della soia del tofu che gusto irresistibile e profondo della questa salsa che è penetrata bene nel tofu. La fecola di patate sciolta nell'acqua ha fatto ottimo lavoro per unire ancora di più tra di loro. Provate a farlo assolutamente questo piatto che vi farà cambiare di sicuro l'idea sul tofu ed è un piatto che merita di essere diffuso molto di più di adesso.
Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. E non dimenticate di attivare l'icona della campanella che vi dà l'avviso del prossimo video appena postato. Ci vediamo presto con la prossima videoricetta. Ciao a tutti!